No! Guarda che roba, Bella, Oggi sto in Sardegna, ma non è la Sardegna che conoscete voi quando vanno al mare questi, Giuseppe e Mario. Dì un po' dove stiamo, guardate qua dietro che panorama che abbiamo. Siamo in Sarcidano, una delle zone più vocate per la selezione delle pecore e delle capre. Una vallata spettacolare. Guardate qua, guardate le pecore, e pure a Bacchetti vedo Bravo, là. bravo. Ma non solo pecore e capre, che ci sta pure Giuseppe. Tartufi. Guarda che roba, guardate qua che roba. Abbiamo trovato di tutto, bianchetti, Nero pregiato e e moscato. Giuseppe ci ha portato a tartufo con Spino. Spino. Con Spino, se soffenne Spino. E abbiamo fatto questa meraviglia. E adesso se divertimo, in che modo? Che ti devi vedere la ricetta fino alla fine, perché se no te fate con niente. Ma voi lo so, non ci credete, questi tartufi li abbiamo comprati. No. Voi faccio vedere come siamo nati io, Giuseppe e Spino. Stiamo a Tartufi, qui in Sardegna, e guardate qua, anche i topolini vanno a Tartufi, guardate che buchetto che hanno fatto. Guarda, Spino l'hanno fregato questi, Giuseppe che fa? Ogni qualvolta vede i buchetti fatti dai topolini oppure dai cinghiali, lui richiude sempre, perché così si ricrea l'habitat per formare il tartufo, perché sennò si secca e il tartufo non esce più. È piccolino, però bello, guarda, senti il profumo che ha. Hai visto che ti ha trovato? Guarda, e profuma pure. Questo è un bianchetto. Dai, sei stato bravissimo, guarda che hai trovato. Guarda che bianchetto, Sei guarda. notato? Oddio. Qua siamo a Nurallao e la pianta tipica che dà il tartufo è questa qua, il leccio. Guardate, belli. E anche il cisto fa sia bianchetto che scorzone. Sì. Il leccio fa sia bianchetto, scorzone, nero pregiato. Però in base alla zona produce il tartufo. E c'ha una stagionalità, diciamo. Sì. Ok. Adesso come finisce il bianchetto e il nero pregiato incomincia lo scorzone. Poi qua in Sardegna abbiamo un microclima completamente diverso. Da noi adesso a fine marzo, aprile, c'è qualche scorzone pronto. Cosa che su invece Non devi c'è. aspettare a giugno, devi aspettare. Emozionante, perché non sai quello che trovi. Vedi? No, è quello, Mamma mia, che roba, ragazzi. Guarda che grosso, guarda che grosso. Vai. Guarda che roba, è enorme, È grosso. Bravo, Spino, bravo. Ecco che ci siete tutti voi, quindi lui ha paura di rubarglielo, capito? Così, da sotto e sollievo. Ecco qua. No! Oh! Che roba, ragazzi! Anticipo, però guarda come c'è. Mazza che roba! Guardate che roba che ha trovato! Mamma mia, avete capito? Lui chiede l'autorizzazione per raccogliere perché non è ancora la stagione giusta. Questo è uno scorzone. Questo qua spazza per i panni, però. Ci arrangiamo, noi siamo Allora, quindi bianchetti, guardate qua, abbiamo raccolto bianchetti, nero pregiato, e dove sta lo scorzone? C'è tutto, Abbiamo anche un brumare, un brumare. Quindi 4 tipologie di tartufo oggi abbiamo raccolto qua in Sardegna. La cosa bella, Giuseppe, qual è? Che la Sardegna c'è una stagionalità pazzesca per tartufo. L'unica cosa che manca è il bianco. Sì, il bianco pregiato. Il bianco pregiato. Il resto siamo tutti. Quindi oggi, raga, se divertiamo con questi tartufi, Lo sentite sto suono? Queste campanelle. E guardate qua sta vallata, che spettacolo che è. Meraviglioso. La Sardegna, che voi conoscete, normalmente è quella del mare, quella delle coste, che è bellissima, ma per me la Sardegna vera è questa qua, questa dell'entroterra, dove ci sono le persone che poi sono ancora più accoglienti, più ospitali. Oggi ci giochiamo 2 belle costate, una di bue rosso, vedete, è giovanissimo, ha 18 mesi, e un'altra di maiale, guardate, con la cotenna ancora attaccata. Allora io mi voglio divertire ad abbinare queste 2 tipologie di carne, che una è bianca e l'altra è un po' più rossa, con sia il tartufo e con delle altre verdure e dei formaggi. Quindi su ogni carne abbinerò un pecorino e delle verdure e il tartufo, tra il bianchetto o il nero pregiato. Qua abbiamo un bel pecorino
di 90 giorni. E poi indovinate che cos'è questo? Sempre un pecorino, ma di latte di pecora e di capra. Questo c'ha 2 anni. Guardate che pasta che c'ha, meravigliosa. E tu direi, ma è buono? Mo te lo dico. È buono sì, è buono sì, è buono sì. Asparagi selvatici, guardate. Li prendo soltanto le punte, così. Questa sarà l'insalatina che accompagnerà una delle carni. Io quale carne voglio accompagnare con questa? La carne più saporita, più grassa, in modo tale che lo sparago ce l'avete in bocca, è erbaceo, ti sgrassa la bocca, è perfetta. Solo punte, buonissime, tenerissime queste. Lo dice, ma ce la fai a mangiartele questa qua, guarda. Spettacolari. E questa è la mia insalatina. Poi che ci faccio? Cioè io metto un po' di cipolla rossa. Ecco qua, così, tagliata sottile sottile. Eccola qua, ad anellini, eccolo qua. Un goccetto d'olio, un po' di pepe, però non la giro perché sennò diventa troppo moscia. Invece a noi ci piace la roba croccante, la giriamo appena fatta la carne. E questo è uno dei contorni. Poi c'è questi funghi cardoncelli, a fettone, tipo bistecca, così. Guarda che belli che so, che devi sentire sotto i denti quando mangeremo le 2 costatine. Mo ci possiamo dedicare a questa. Mettiamo un goccino d'olio. Io sono per il sale in questo caso dopo, perché sennò tante volte che succede? Con il sale sulla superficie della carne, quando la fai alla brace, si un po' asciuga la superficie. Invece l'olio ci serve per fargli ancora di più quella bella crosticina che ci piace a noi. Ok? Vai. Maiale. Eccolo qua. Poi ci metto pure i funghi cardoncelli, così. Bella come va. Oh. Chiudo. E ora dobbiamo fare tanta attenzione a non bruciare niente. Cominciamo a girare i funghi, che questi già vedete come sono perfetti. La carne ancora no, dobbiamo farla bella crosticina. Allora, vedete, è diversa la cottura, quindi il maiale lo posso girare. Guarda la cotenna come sta diventando, stupenda. Funghi pronti. 1, 2. Guarda che belli. Veloci. Il fuoco che cosa c'ha di bello e di brutto? Che non c'ha una manopola, non c'ha un bottone. Devi stare con l'occhio e devi stare ad allargare o a stringerlo per farlo o più forte o più debole. E questo è pronto. Uno spicchio d'aglio, se no non sanno di niente sti funghi, no? Una grattata. Ops. Ci sta benissimo. Olio generoso, sale. Guarda che meraviglia. Guarda che roba, 1, 2 e 3. Guarda che roba. Bella, Però questo maialetto ancora è bianco da una parte. E noi lo volevo bello colorato. Eccolo qua. Che profumo. Io qua in mezzo ci metterei il pecorino, quello di capra e pecora. Mamma mia. Maiale pronto. Guarda che bello. Guarda che bello. Che spettacolo. La metto qua a riposare. Ok? E come la mangi sta roba? Così, asciutta, un po' di pane ci vuole. Guarda il colore, è semola questa, E il pane è la cosa più difficile da fare sul fuoco, si brucia con un attimo, quindi ti sta sempre là. Guarda qua che meraviglia. Qua la carne, guarda che roba. Pane fatto. Così. E guardate qua sta costata come è venuta. Tagliamo un pezzo di formaggio, di questo qua più fresco. Così, sottile. Guarda. Che meraviglia. Guarda. Questo è il latte di queste pecorelle. Non stanno
dentro chiuse, stanno qua all'aperto. Pensa a queste qua che si mangiano, capito? Oh. Come brucia! Come brucia! Se potremmo accontentare, dai. O no? Può andare, no? Adesso sempre la stessa regola, devi fare un attimo riposare. Lei si deve riposare. Questa è l'ombadina di maiale, Giuseppe. Ci metto poco sale, poi sta insalatina. Tiè. Guarda che meraviglia, così. Poi guarda qua che robetta che ci sta. Funghi cardoncelli. Oh, ma te sta venendo voglia di mangiartela sta roba? Poi, allora, mostra a te, perché tu sei tartufaio. Allora, sul maiale ci mettiamo il bianco. bianchetto. Vai. Lo grattugiamo. Tiè. Poi abbondiamo perché comunque E tanto ce l'avevo. cosa c'è. Ma è bello così. Ok, Perfetto. Poi ci facciamo 2 fettine. Ok, basta così, perfetto, bello. Poi qua che ci mettiamo? mettiamo il nero pregiato, che è questo qua. Non mi fai Questo- grattugiata pure qua. Vai. Non fa Vai, figliassi, vai. Fai. Guarda che colore sto nero. Guardate, che meraviglia. Poi vado io? Fettina fai. Per forza, che famo? Oddio. Ecco qua. Meraviglia, ragazzi. E ragazzi, questo è quello che abbiamo fatto oggi io, Giuseppe e Mario, perché pure Mario qua ci sta. Mo assaggiamo pure quei signori, perché dietro a sti due uomini ci stanno queste due grandi donne, Guardate qua, assaggiamo il maiale, col tartufo. Vediamo un po'. Vediamo un po' dove si becco l'osso. Senti un po' sta codenna, vai. Aspetta, già stai partito, Francesco. Che cavolo. Com'è? Vai. Guardate la cottura, da notare la cottura del maiale, ok? Buona morire, ragazzi. Buona morire. Venite in Sardegna, ma da queste parti, vedete.